fermi tutti, fermiamo il campionato, siamo in Champions, fermiamoci qui per favore, non andiamo oltre, che non serve a niente, non serve a nulla andare avanti, fermiamoci a questa prima giornata per favore. The Champions, fermiamoci per favore, fermiamoci. Bentornati in questo nuovo video, ragazzi miei. Il giorno dopo è sempre più bello, i primi 3 punti in una partita che mai mi sarei aspettato di vincere, ma l'abbiamo fatto. 2-0 sul Venezia, incredibile, incredibile. Non poteva esserci un buongiorno migliore di questo, svegliarsi, andare a vedere la classifica, essere a 3 punti, essere in zona Champions e per il momento godiamoci questo posto perché probabilmente non lo rivedremo mai più, quindi godiamocelo. Bentornati in questo nuovo video qui sul mio canale, vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare per farmi sapere la vostra e ad iscrivervi al canale se siete nuovi. Ovviamente oggi contenuto del giorno dopo, nella seconda parte andremo a dare anche i voti ai nostri calciatori, ma adesso cerchiamo di analizzare questa partita a mente lucida per cercare di capire se ci sono cose che si possono salvare, e ce ne sono tantissime, e se ci sono altri problemi. Allora, partiamo dall'inizio. Partiamo dalla formazione titolare che scende in campo, perché io quando ho visto la coppia titolare Gaspar-Siebert ho detto qua forse Gatta ci cova. Thiago Gabriel magari è già vicinissimo a qualche squadra e quindi non lo fanno giocare proprio per questo motivo. Poi mi sono ricordato che questa settimana la compagna ha partorito, è nato il nuovo figlio e quindi mi sono tranquillizzato. Tra l'altro gli facciamo di nuovo gli auguri per le congratulazioni per questa nascita. E festeggia anche con un gran bel gol, complimenti a lui nuovamente, quindi mi sono tranquillizzato, ho detto vabbè, si era preso 2 giorni di riposo ovviamente per stare vicino alla compagna, per stare in famiglia, per vedere la nascita del figlio, quindi magari non si sarà allenato per tutta la settimana, no? E quindi forse mister Di Francesco ha deciso comunque di farlo riposare ancora un pochettino e di inserirlo nel secondo tempo. E lì mi è scomparsa questa preoccupazione. Poi certo, siamo al 24 di agosto, quindi è possibile che qualche squadra sia su di lui, che ci siano dei contatti molto stretti, però vediamo, manca una settimana, 8 giorni per la fine del calciomercato, vediamo se effettivamente andrà via oppure no. Ma oggi non siamo qui a parlare di calciomercato, parliamo proprio di Venezia-Lecce, perché c'è questo Venezia che si presenta in campionato dopo la vittoria sul Modena in Coppa Italia, ma soprattutto dopo un grande calciomercato. Oltre 50 milioni spesi, mi sembra di aver letto, con tantissimi calciatori arrivati. Però non sempre spendere tanti soldi vuol dire fare bene, giocare bene. Però forse questo non è il caso, perché il Venezia ha giocato molto bene nei primi 15 minuti, a parte i primi secondi in cui siamo andati subito a rubare il pallone, poi non è successo nulla per noi, ha fatto tutto il Venezia, anzi gran parte di tutto il primo tempo ha giocato solo il Venezia, si sono portati avanti più volte, è arrivato anche un gol, poi giustamente annullato, quello di Correia che va al tiro, c'è la deviazione scivolata di Gaspar, la palla gli ritorna sopra e lui se la porta avanti involontariamente con il braccio, scavalca Falcone e la palla entra in porta. 1-0 giustamente annullato. E poi continua sempre il Venezia, al 22esimo arriviamo con Koulibaly che è sulla linea d'area avversaria, sul limite dell'area avversaria, perde il pallone, ripartenza fulminea, 2-3 passaggi arrivano subito in porta e arriva un tiro in diagonale da non mi ricordo chi, però sempre del Venezia, con il tiro che viene poi deviato in angolo. Quindi il Venezia gioca tanto, esce bene, riparte veloce,
ha una bella trama di passaggi, riesce anche a costruire, scavalca molto bene il nostro centrocampo, arrivano in attacco con, non dico una facilità unica, ma quasi. Quindi questo primo tempo sembra essere, no, già l'indizio che ti fa capire che potrebbe essere una partita dove o nel secondo tempo ne prendi un sacco, oppure magari potrebbe finire 0-0, visto che tu non riesci a portarti avanti, o comunque se riesci a portarti avanti non arrivano tiri. Il Venezia ci prova tanto, arriva lì davanti, ma la maggior parte delle palle o viene buttata fuori o comunque ci pensa Falcone, quindi speri, ti metti lì con le mani giunte a pregare che non si possa perdere sta partita e di andare almeno, di finire almeno sta partita in pareggio, guadagnarti un punticino, che sarebbe stato comunque oro colato, anche un solo punticino. Poi arriviamo quasi sul finire del primo tempo, mamma mia, sti occhiali, non vedo una ciola, scusate. Arriviamo quasi alla fine del primo tempo, siamo al 36esimo, c'è un angolo per noi con una palla che poi rimane in aria, se la prende Koulibaly, si gira, spara una bordata incredibile da vicinissimo, però prende il palo pieno e anche la sfortuna ci si mette di mezzo ed è stata l'occasione più nitida che ha avuto il nostro Lecce in tutto il primo tempo. Qualche minuto dopo poi arriviamo purtroppo allo scontro fortuito tra Gallo e Quique Perez, dove Gallo sicuramente ne ha avuto la peggio. Speriamo non sia nulla di grave, anche se sicuramente c'è stato un taglio nella zona dello zigomo. Quando l'hanno inquadrato mentre usciva dal campo era tutto gonfio, sia nella zona dell'occhio sia nella zona dello zigomo. Speriamo non ci sia nessuna frattura, perché magari con l'adrenalina il dolore non lo senti così tanto, non ti rendi conto delle entità del danno. E quindi scopriremo gli aggiornamenti sul suo infortunio in questi giorni dopo gli esami strumentali, dove io veramente spero vivamente che non si sia fatto nulla, perché insomma è brutto, è stato un brutto scontro, quindi bello forte anche, perché non si rende conto, lui va a correre, appena si gira, boom, sbatte con la faccia sulla spalla di Quique Perez. Speriamo niente di grave, perché va bene, può aver fatto anche una partita del cavolo, può non essere più quel giocatore che tanto avevamo apprezzato e va benissimo, però poi quando si tratta di queste cose, ovviamente alzo le mani, non si può dire nulla. Speriamo che non sia nulla, che si possa riprendere presto e di poterlo magari vedere già nella prossima partita da titolare. Inizia il secondo tempo. Fuori Gallo, ovviamente, dentro Ndaba che si fa gli altri 45 minuti e dopo neanche 30 secondi, 40 secondi arriva il gol di Gorter, bellissimo, con l'avanzata di Danilo Vega che cerca di mettere palla in mezzo, ma c'è la deviazione del difensore e allora la prende Indri che la mette in mezzo, ci arriva Koulibaly, fa un passaggio a rimorchio che quando l'ho visto ho detto mamma mia, mi sono messo le mani nei capelli, perché invece di passarla rasoterra praticamente gliela alza, ma Gorter è stato bravissimo ad andare a prendere quel pallone, a tirare, c'è stata anche la deviazione, mi sembra proprio di Quique Perez, e questa palla che finisce in porta, una gioia immensa. Non me l'aspettavo, ma come fai ad aspettarti una cosa del genere? Dopo un primo tempo così, che tu entri in campo al secondo, pam pam, subito in gol? Vabbè, siamo pazzi, ditelo, siamo pazzi. Che ce ne siamo accorti, fa una partita del cavolo e poi la vince addirittura 2-0, va bene, va bene. E poi, 61esimo, esce Gorter, io sinceramente il cambio non l'ho capito. Sei avanti di 1-0 e fai uscire quello che ti ha portato avanti, però secondo me è scelta anche giusta quella di Di Francesco, perché fa entrare Malè, nonostante il primo tocco, quel calcio d'angolo lì sia stato veramente bruttissimo. Ho fatto finta di non vederlo, ho fatto finta. Poi conduce buoni 30 e oltre minuti, Malè ha fatto veramente una bella partita da subentrato. E mi è piaciuto tanto, perché comunque si sa muovere, è un giocatore che ha qualità,
era questo il Malé che abbiamo sempre tutti probabilmente sperato di vedere, nonostante poi siano arrivati sempre i prestiti, però è capace di muoversi, sa tenere bene il pallone, sa comunicare con i compagni. Per me è un centrocampista completo. Magari l'unica cosa che gli manca è la struttura fisica, perché è un po' esilino, no? Tra virgolette, esile. Però rispetto ad altri calciatori un po' più piazzati, sicuramente lo è. Però, ecco, riesce, no, in assenza del fisico a, come dire, a migliorare con le altre cose, a non far sentire che manca il fisico perché ha tutto il resto. Ecco, mettiamola così. E ieri lo ha fatto vedere. Poi, solito Falcone, altra parata di Falcone al 72esimo, angolo del Venezia, colpo di testa da distanza ravvicinatissima, Falcone respinge. Vabbè, ma di Falcone ne vogliamo ancora parlare, cioè non basta l'anno scorso, non basta l'anno prima, anche quest'anno vorrà fare gli straordinari, anche quest'anno vorrà fare il supereroe, ecco, io me lo auguro assolutamente, però se ci fosse, no, diciamo, una squadra messa meglio in campo, con dei giocatori che magari speriamo arrivino presto dal calciomercato perché siamo già in ritardo su tutto, e a difendere Falcone, perché fino a questo momento è stato sempre Falcone a difendere il nostro Lecce. Adesso mi piacerebbe vedere, nella maggior parte dei casi, una squadra che va a difendere Falcone, quindi che faccia arrivare meno tiri, o comunque se arrivano va benissimo, sappiamo che c'è lui, però quanti meno tiri riusciamo a subire, meglio è. Però ieri ne sono arrivati tanti, soprattutto in porta, e Falcone li ha respinti tutti, quindi ho finito gli aggettivi per Falcone, non so più che cosa dirgli, non so più che cosa dire. E poi arriva la genialata di Di Francesco, fa uscire Ndri e Goebbels per mettere Thiago Gabriel e Stulic. Allora, in quel momento non ho capito nulla. Ho detto, scusa, mi fai uscire Ndri per mettere Thiago Gabriel? Stiamo vincendo 1-0 e ci chiudiamo in difesa? 5 in difesa? Ho capito bene per caso? Cioè, invece di tenere alto il baricentro per evitare che il Venezia si possa avvicinare, tu ti chiudi in difesa, 5 in difesa, abbassi il baricentro, permetti al Venezia di avanzare tanto, di portarsi magari più spesso vicino alla porta, e nonostante nel primo tempo ci sono arrivati tantissimo, se ti abbassi ancora di più, ti fai arrivare ancora di più, forse il gol lo prendi. Ed infatti dopo neanche 2 minuti arriva il gol di Basic con un cross al centro, Aps che fa il passaggio a rimorchio per Basic, che spara in porta e segna il gol del pareggio. Ma fuori gioco, 2 gol annullati per questo Venezia, giustamente sia uno che l'altro, voglio dire che non fossero da annullare, perché giustamente erano da annullare, da regolamento erano da annullare, però comunque questi 2 gol te li prendi e bisogna analizzare il perché siano arrivati questi gol, perché se va bene il primo è una partenza del Venezia, c'è uno scambio molto veloce tra Yeboah e Correia, che poi arriva davanti e riesce ad andare al tiro. Bisogna capire quale marcatura sia saltata, perché la palla parte dal centrocampo, c'è una ciccata, la palla che passa, lo scambio e il tiro. Qui arriva un cross dalla destra, quindi dalla parte di Indaba, cross lunghissimo sul secondo palo, arriva Aps che a quanto sembra ha fatto il passaggio a rimorchio per Basic di tacco addirittura, vabbè, calcio champagne, e Basic fuori e al limite dell'area che va al tiro ed era tutto solo. Anche qui da capire perché, cosa è successo, cosa non è successo. Quel cross potevamo non farlo partire, la difesa si è mossa bene per attuare la trappola del fuorigioco, è stato un fuorigioco fortuito. Ci sono tanti modi per vedere la situazione, per cercare di capire
sì, anche ci siamo mossi bene, quindi poi il fuorigioco è stato attuato bene, quanto sembra sì, e quindi tutto il resto poi ovviamente non conta. Poi sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva Veiga dalla sinistra, gli arriva questo pallone, la mette al centro, scavalca Stankovic e arriva l'aeroplanino Thiago Gabriel che di testa svetta su tutti e la mette in porta da mezzo metro e neanche, e un 2-0 incredibile, incredibile. Veramente io sono ancora incredulo, ragazzi. Io non posso credere che abbiamo vinto 2-0. C'è stata anche la possibilità di farne 3 e di farne addirittura 4 se non fosse stato per Stulic che prima se ne mangia uno sotto porta sparandola al cielo, palla che è arrivata probabilmente in Slovenia, e poi dopo qualche minuto ancora lui con un passaggio di Malè verso il centro, sul secondo palo c'era solo Stulic da solo da due passi, ma come fai a sbagliare? Come fai? Come fa a sbagliare da lì? E va bene il primo, magari la prendi male perché la palla ti rimbalza e qualsiasi cosa non te l'aspettavi, ma il secondo sei a mezzo metro dal palo e riesci comunque a buttarla fuori. Io se ero incredulo per il risultato, sono ancora più incredulo per questi gol mangiati. Io veramente non lo so. Che cosa serva Stulic per farlo sbloccare. Perché alla fine, secondo me, Stulic i colpi ce li ha. Sto parlando seriamente di Stulic. Stulic, secondo me, i colpi ce li ha. Può fare tante belle cose. Non voglio mettere in mezzo il discorso dello Charleroi, i 16 gol fatti nel campionato belga, perché lì sì, fa tanti gol, ma è comunque il campionato belga. Però comunque li devi andare a fare. Però comunque i colpi li devi avere per poter fare quei 16 gol nel campionato belga. Io non riesco a capire perché da quando è arrivato in Italia, ok, l'ambientamento, il nuovo campionato, ha un nuovo stile difensivo degli avversari che sono molto più opprimenti, che sono molto più bravi, è uno stile completamente diverso di fare calcio, un'idea completamente diversa di fare calcio. Io capisco qualsiasi cosa, ma se hai l'opportunità da due passi con porta completamente sguarnita perché il passaggio di Malè è un passaggio che mette fuori gioco tutti gli avversari, come cacchio fai a spingere la palla fuori? Come? Io questo non riesco a capire, perché gli altri colpi ce l'ha. Tante volte ci ha fatto vedere che può andare al tiro, che si può liberare, che può avere quel colpo lì per fare il gol, e a volte c'è stata un po' di sfortuna, un po' di imprecisione, ma qui non puoi parlare di imprecisione. Cioè l'imprecisione la capisco se sei a 20 metri dalla porta, provi la botta secca, esce di pochissimo fuori al lato dal palo o di pochissimo sopra la traversa, e va bene, lì possiamo parlare di imprecisione, ma da mezzo metro è un errore troppo grosso, da matita rossa, che se sei sul 2-0 ok, va bene, ce ne freghiamo il giusto, se sei in vantaggio ovviamente di 2-0 te ne freghi il giusto, ma se fosse stata una situazione diversa dove sei sotto di 1-0 e devi recuperare, devi andare a prenderti il pareggio, che cosa facciamo? Che cosa facciamo? E lì sarebbe stato da martoriare Stulic, però va bene, ci siamo capiti, no? Allora passiamo ai voti, perché a Falcone ovviamente ho dato 8, possiamo dire di niente di più. A Veiga 7, a Siebert 7, anche lui ha fatto una bella partita, mi è piaciuto tantissimo. Gaspar 6,5 perché qualche errore l'ha commesso e poteva costarci caro, invece Siebert si è praticamente messo la difesa sulle spalle
e va bene così. Gallo 5,5 perché in questi 45 minuti, tolto il momento, gli ultimi 5 minuti, ecco, dall'infortunio all'uscita li togliamo, ma in quei 40 minuti insomma non mi è piaciuto tantissimo. Gorter ovviamente 8 all'esordio, il primo gol, un gol pesantissimo, un gol bellissimo, cosa gli vuoi dire di più? Un gol 7, Koulibaly 7, Ndri 5. No, veramente non mi è piaciuto manco lui. Speriamo se lo prendano all'Al-Sueli insieme a Banda, come detto ieri. Pierotti 6,5, da esterno continua a non piacermi, da esterno alto. In posizione più centrale invece sì, perché a parte la situazione difensiva, dove comunque è abbastanza forte, riesce a rubare il pallone, da centrale, da posizione più accentrata, secondo me riesce a giocare meglio perché dialoga coi compagni, va avanti, cerca di puntare l'uomo, cosa che da esterno non riesce più a fare. Io non capisco perché, perché l'abbiamo preso da esterno si era comportato benissimo, si era presentato bene, a parte l'esordio con la Juventus in cui ovviamente non è che puoi fare chissà che cosa, però comunque qualcosina l'avevo vista anche in quella partita, ovviamente parlando del suo esordio con la nostra maglia, e in quell'anno poi qualcosina ce l'ha fatta vedere, no? Quei movimenti, quelle movenze proprio da sudamericano, da salsa, da baciata che faceva ballare tutti gli avversari, le difese avversarie. A me è rimasto impresso quel Pierotti lì, quel Pierotti esterno, non quello dell'anno scorso, no, e men che meno quello di quest'anno. Quindi non lo so perché non riesca più a funzionare da esterno, però credo che da mezzala possa funzionare ancora meglio, ancora meglio. Dove eravamo rimasti? Pierotti, Goebbels 5,5. Questa partita ha fatto veramente poco. Mi aspettavo un Goebbels sulla falsariga di Palermo Lecce, dove aveva fatto tanto, si era mosso tanto, si era creato tante occasioni. In questa partita non è riuscito a fare nulla, sia perché non è riuscito a fare nulla lui, e sia per il nostro solito problema con gli esterni che stanno praticamente sulla bandierina del calcio d'angolo, una a destra e una a sinistra, e tutti i difensori avversari sono sulla punta centrale. È normale che poi non riesca proprio a fare nulla, quindi questo problema dobbiamo risolvere, anche questo problema dobbiamo risolvere, però comunque non è riuscito a prendersi un pallone, a portarsi al tiro, a crearsi occasioni o a creare occasioni per i compagni. Comunque ne ha create molto, molto poche. Sui sostituti andiamo a Ndaba 6 perché fa un qualcosina in più, ma giusto proprio il minimo sindacale rispetto a Gallo, e quindi secondo me la sufficienza se la merita. Malè, come detto, mi è piaciuto tanto, gli ho messo 6,5. Thiago Gabriel 8 perché segna anche il gol del 2-0, e in difesa 5 insieme a Siebert e a Gaspar hanno giocato da Dio. Non è passata manco l'acqua praticamente. E poi Stulic 5 per questi due gol mangiati che ci sarebbero potuti costare carissimo se, ma alla fin dei conti sono stati ininfluenti, e quindi volevo essere buono. A Gandelman ovviamente è entrato al 91esimo senza voto perché non ha avuto la possibilità di incidere in questa partita. Ragazzi, se siete d'accordo con me, vi aspetto qui sotto nei commenti, parliamone, discutiamone. Se volete fare la vostra personale pagella siete liberi di farlo. Iscrivetevi al canale se siete nuovi, se siete arrivati fin qui vi ringrazio. Lasciate tantissimi mi piace, lasciate anche i punti hype, mi raccomando, che sono importanti anche quelli. Io non ve li chiedo mai perché mi dimentico, ma lasciate anche quelli, mi raccomando. La voce sta andando via, sempre Forza Lecce, sempre, sempre, sempre. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao ragazzi, finita. Finita, c'è più.